Ci sono due cose che sento dire troppo spesso da chi ha superato i 60. Ormai le ossa sono quello che sono. Oppure, tanto alla mia età non cambia più niente. Ma la vuoi sapere la verità? Non è mai troppo tardi. Le tue ossa possono ancora diventare più forti. Non con miracoli, ma con azioni semplici, naturali e supportate dalla scienza. E oggi te le mostro, una per una. Se hai 60, 70 o anche 80 anni e vuoi sentirti ancora stabile, sicuro e forte ogni giorno, rinforzando le tue ossa e riducendo il rischio di cadute, questo video fa per te. Guardalo fino alla fine. Ti prometto che troverai soluzioni reali, motivanti e che puoi iniziare da oggi stesso. Ma prima di tutto, lascia che ti sveli una verità scomoda, perché il vero nemico delle tue ossa non è quello che pensi. Quando si parla di ossa fragili, la prima cosa che viene in mente è l'età. Dopo i 60 è normale, ci si dice. Ma la verità è che il vero nemico delle tue ossa non è la data di nascita stampata sulla tua carta d'identità. È tutto quello che scegli, o trascuri di fare ogni giorno. La perdita di massa ossea, chiamata osteoporosi, inizia in silenzio. E uno dei fattori più sottovalutati è la sedentarietà. Senza movimento, le ossa non ricevono stimoli, non vengono sfidate e quando non sono stimolate iniziano a indebolirsi. Poco a poco. Poi c'è l'infiammazione cronica, quella silenziosa, spesso causata da alimentazione sbilanciata, stress costante e mancanza di sonno profondo. Questa infiammazione ostacola il rinnovamento del tessuto osseo. È come una fiamma che consuma lentamente la stabilità del tuo corpo. Ecco perché non è l'età che rovina le ossa, ma lo stile di vita. Buone abitudini uguale ossa forti. Abitudini sbagliate uguale rischio fratture, anche da semplici cadute. E a una certa età, una frattura può voler dire mesi di fatica, dolore e, peggio ancora, perdita di indipendenza. Adesso dimmi una cosa. Quante ore passi seduto ogni giorno senza muoverti, magari seduto sul divano davanti alla TV? Scrivilo nei commenti e vediamo quanti di noi iniziano a rivedere alcune delle loro convinzioni. La buona notizia? Hai molto più potere di quanto credi. Ci sono 3 azioni semplici, pratiche e potentissime che puoi iniziare da oggi. E la terza in particolare ti sorprenderà, perché puoi applicarla anche mentre ti prepari il caffè. Le ossa non hanno bisogno di miracoli, hanno bisogno di stimoli. E il modo migliore per farlo è attraverso piccoli segnali costanti. La prima azione che devi assolutamente fare è camminare ogni giorno e devi farlo bene. Purtroppo, oggi camminare è diventata una delle attività più sottovalutate. Ma per rinforzare le ossa non basta fare 2 passi in casa o in giardino, devi camminare con decisione. Ritmo sostenuto, spalle dritte, magari un piccolo tratto in salita, uno in discesa. E se proprio devo dirtela tutta, aggiungi anche una rampa di scale. Ti bastano appena 20 minuti al giorno. È il tempo sufficiente per attivare i recettori meccanici delle ossa e inviare un messaggio forte e chiaro al tuo corpo. Ehi, ci sei? Ho bisogno che tu resti forte. Ti annoi a camminare da solo? Allora fai così. Prendi il telefono, chiama qualcuno che conosci bene, magari quel tuo amico o parente che passa ore davanti alla TV, sul divano. Fatti una bella chiacchierata mentre cammini. Raccontagli dove sei, invitalo a venire con te la prossima volta. Magari all'inizio si farà pregare, ma chissà, potreste farvi del bene a vicenda, senza nemmeno accorgervene. Anzi, condividi proprio adesso questo video con lui. Così poi non dovrai nemmeno convincerlo, sarà il video stesso a farlo. E se proprio non c'è nessuno da chiamare, c'è sempre un trucco semplice. Quando vai a fare la spesa, parcheggia un po' più lontano. Ogni passo in più è un messaggio che mandi alle tue ossa che stai facendo qualcosa per loro. Camminare è essenziale, sì, ma per rinforzare davvero le ossa c'è uno stimolo ancora più potente: la resistenza. Ogni volta che i muscoli si contraggono contro un peso, anche leggero, mandano un messaggio preciso alle ossa.
Serve più forza, serve più densità. Ed è proprio questo stimolo che attiva i meccanismi di ricostruzione ossea. E il bello è che non serve andare in palestra. Puoi farlo a casa, anche senza attrezzi. Ti servono solo 2 bottiglie d'acqua, una sedia stabile e un pizzico di costanza. Puoi iniziare così. Alzati e siediti dalla sedia, lentamente, per 10 volte. Poi, con le bottiglie da mezzo litro, fai delle alzate laterali e, in sequenza, fai anche le alzate frontali. Tutto questo ha un nome: osteogenesi indotta dal carico. È un processo naturale, sicuro e scientificamente provato. E sai qual è la cosa più bella? Che puoi farlo nel salotto di casa tua, mentre ascolti la tua musica preferita, o in cucina, mentre aspetti che l'acqua bolla. E in più, in ogni movimento che fai stimoli la produzione di endorfine, gli ormoni del buon umore. Così, mentre rinforzi le ossa, ti senti anche più sereno, più vitale, più vivo. L'importante è che inizi, che ti muovi, che invii ogni giorno quel segnale chiaro alle tue ossa. Sto facendo la mia parte, ora tocca a voi. C'è una cosa che molti ignorano quando si parla di salute delle ossa: la capacità di restare in equilibrio. Sembra un dettaglio, ma non lo è affatto. Perché la maggior parte delle fratture dopo i 60 anni avviene a causa di cadute banali. Scivoli mentre ti alzi dal letto. Perdi l'equilibrio scendendo un gradino. Metti male il piede e finisci a terra. Il problema non è solo la fragilità ossea, è anche la perdita progressiva dell'equilibrio e della cosiddetta propriocezione, la capacità del corpo di percepire dove si trova nello spazio. La buona notizia? Si può allenare, ogni giorno, in modo semplicissimo. Eccoti un esercizio che puoi iniziare da subito, magari mentre aspetti che salga il caffè. Stai in piedi su una gamba sola, per 10 secondi, poi cambia gamba. Appoggia una mano al muro se serve. Quando ti senti più sicuro, prova a chiudere gli occhi per 3 secondi. Oppure fallo mentre ti lavi i denti o mentre parli al telefono. Può sembrare una sciocchezza, ma non lo è assolutamente. Questi piccoli esercizi allenano il cervello, i muscoli e le articolazioni a lavorare insieme. E col tempo ti aiuteranno a migliorare la stabilità, prevenire cadute e rinforzare naturalmente anche le ossa di piedi e caviglie. Te la senti di alzare un pochino il livello? Prova a camminare all'indietro per qualche metro, lentamente, e mi raccomando, fallo in sicurezza. È un trucco usato anche nella riabilitazione e funziona davvero. Adesso però lascia che ti dica una cosa importante: muoversi, fare esercizi, allenare l'equilibrio. È fondamentale. Ma c'è un errore che in tanti commettono, e che, se lo fai anche tu, potresti vanificare tutti i tuoi sforzi. Peggio ancora, potresti compromettere le tue ossa, senza nemmeno rendertene conto. E sai dove si nasconde questo errore? Nel piatto. Perché è proprio lì che molti sbagliano. Anche chi è convinto di mangiare sano. Ora ti mostro cosa mangiare davvero, e anche cosa evitare per aiutare le tue ossa a restare forti, dense e resistenti. Ma prima, se sei arrivato fin qui, ti chiedo un piccolo favore. Metti un like e iscriviti al canale. È veloce, è gratis e mi aiuta a creare contenuti sempre migliori per persone come te. Persone che vogliono stare bene davvero, anche dopo i 50, i 60 o i 70 anni. E se lo fai, entri ufficialmente nella nostra community. Perfetto, grazie di cuore. Adesso andiamo dritti al punto. Ecco cosa puoi fare per nutrire davvero le tue ossa. Non servono diete strane e nemmeno integratori costosi. Per aiutare davvero le tue ossa ti bastano 3 elementi chiave. Il primo è il calcio, quello vero. Molti pensano subito al latte e ai formaggi, ma il calcio che conta davvero si trova anche altrove. Nel pesce azzurro come salmone, sgombro, sardine, aringhe, nelle verdure a foglia verde, spinaci, cavoli, broccoli, e nella frutta secca, mandorle, noci, semi di sesamo. Basta inserirli in modo costante nella tua alimentazione e poi non ti servono neanche grandi quantità. Il secondo elemento chiave è la vitamina che accende le ossa.
La vitamina D è come un interruttore. Senza di lei, il calcio resta spento. Esporsi al sole almeno 15 minuti al giorno, viso e mani, e portare in tavola alimenti come uova e salmone selvaggio può davvero aiutare, soprattutto dopo i 60 anni. Terzo elemento chiave sono i ladri silenziosi. Sale in eccesso e zuccheri raffinati sono tra i nemici più subdoli delle ossa. Non si vedono, non fanno rumore, ma ogni giorno, se non stai attento, ti rubano forza e densità. Ridurli è un gesto semplice, ma potentissimo. E solo questo fa già una grande differenza nel prevenire l'osteoporosi. Ma attenzione, avere ossa forti non basta. Se i muscoli iniziano a cedere, il rischio di cadute aumenta e tutto si complica. Adesso ecco un consiglio importante. Dopo i 60 anni puoi perdere forza e massa muscolare senza nemmeno accorgertene. Si chiama sarcopenia e non credere che sia inevitabile. C'è un modo naturale e concreto e alla portata di tutti per proteggere i tuoi muscoli ogni singolo giorno. Se vuoi conoscerlo, guarda subito questo video che appare adesso sul tuo display e disponibile proprio qui, sul canale Sane Abitudini Quotidiane. Scoprirai i cibi che li mantengono forti e attivi. E non è solo teoria, lo conferma anche la scienza. Clicca e buona visione!